Ciao Letizia. Ciao, dimmi che buone notizie. Sì, stiamo ancora seguendo l'evoluzione dei dati. La tempesta è in transito nel sistema solare, ma sono un po' preoccupato. Come sai, l'attività del Sole non è costante, ma segue un ciclo magnetico. Il ciclo undecennale delle macchie? Esatto, è uno dei modi con cui si manifesta. Ma in questo momento non siamo vicini al massimo, anzi. Ma un evento così intenso potrebbe indicare una fase di space weather molto seria nei prossimi anni. Guarda, dovremmo capire qual è la configurazione del campo magnetico durante questi eventi. Accumulano energia come se fossero degli elastici tesi finché non si spezzano, giusto? Sì, è un paragone calzante, ma per sapere cosa è accaduto dovremmo avere i dati spetropolarimetrici ottenuti da Dario. Guardiamo l'atmosfera a diverse lunghezze d'onda e ognuna ci dà informazioni su diverse quote e quindi ci permette di ricostruire i campi magnetici in 3 dimensioni. La ricostruzione è basata sulle immagini ottenute. Possiamo ricostruire sia il campo di velocità che di temperatura a diverse altezze del Sole e ricostruire il campo magnetico. Esatto. E questo aiuterà gli astronauti in orbita a non prendersi radiazioni come è successo ai Fantastici 4? Speriamo, ma di certo non acquistano dei superpoteri. Però i dati ci permettono di avere informazioni per mettere in sicurezza gli astronauti. Rischiano molto? Se non si proteggono potrebbero avere degli effetti anche mortali, ma per fortuna questi effetti sono importanti solo fuori dall'atmosfera e fuori dalla magnetosfera. Qui a terra il rischio è limitato ai malfunzionamenti degli apparati elettronici. Come le comunicazioni rallentate? Le comunicazioni radio possono essere disturbate, il problema sono i satelliti di servizio che possono essere colpiti. Un effetto domino. Ormai tutta la tecnologia è compromessa. Esatto, pensa al GPS che ci serve per la navigazione o per avere il tempo esatto delle transazioni economiche o dell'uso della carta di credito. E poi c'è il problema del possibile sovraccarico delle reti elettriche. Ma sì, il Sole non è una stella qualunque, è l'unica in grado di sconvolgere la nostra vita quotidiana. Segnale GPS interrotto. Ci mancava Ricalcolo questa. percorso. Francesco, ti devo lasciare, sto per entrare nella galleria dei laboratori del Gran Sasso. Pronto? Pronto, Francesco?